Ma stiamo scherzando? Dopo qualche giorno di acciacchi a Narin, oggi Angelina sta meglio, quindi possiamo ripartire. Abbiamo parecchi chilometri da fare, ma il viaggio non parte nel migliore dei modi e continua ancora peggio. Per non parlare del finale da brividi. Fare autostop qui in Kirghizistan vuol dire anche questo, forti emozioni in tutti i sensi. Prima di partire noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Koçkar? Ah, Koçkar. Taxi. No. Bus no. No. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Narin, nel sud del Kirghizistan. Buongiorno! E siamo già in strada stamattina a cercare un passaggio. In realtà doveva cominciare diversamente, perché volevamo prendere l'autobus, ma l'autobus non ci voleva portare. No, taxi! Solo taxi, che hanno ovviamente dei prezzi assurdi, poi per i turisti sono ancora più alti e quindi niente, siccome dobbiamo fare un bel po' di strada, il taxi non è un'opzione oggi. L'autobus proprio ci ha detto no, anche se andava nella nostra direzione, e quindi stamattina proviamo a fare autostop. Siamo già andati alla stazione degli autobus, tornati indietro e siamo praticamente a pochi metri da dove abbiamo dormito, perché c'è qui la strada principale. Ci sono anche un bel po' di camion su questa strada, perché comunque questa è la strada principale che dalla Cina porta fino alla capitale, che è Bishkek. Si è fermato quel signore, due si sono fermati. Allora? No. Rahmat, si è fermato anche il camion, no, troppo carino, si è fermato più avanti. Allora corriamo a vedere, vediamo, in fondo che stavo proprio parlando dei camion, si è fermato un camionista. Ammazza ragazzi, questo è altissimo per salire. Stiamo capendo se va nella nostra direzione, dovrebbe. Sì, perché vedo Paolo che sale. Aiuto, io come faccio a salire adesso qua? Con due zaini! Questa è sempre la parte più difficile di quando prendiamo passaggi con i camion, salire e scendere. Ci siamo capiti, alla fine non è stato semplice. Do Koçkara. Chilometro. Примерно 6.000. 8000 километров. Ci sta chiedendo quanti chilometri sono dall'Italia qua. Телефон набери, это сколько километров? О, 6 километров, да? Che è stato che il signore ci sta parlando ma non capiamo assolutamente niente. Qua intanto il paesaggio è spettacolare e ci sono un sacco di statue che compaiono così all'improvviso. Español es diferente. Español es. Yo soy Pablo y estoy hablando español. Испания, Италия, ближайший, да? Город? Similar. Город? Есть, да? Yeah. Недалеко, да? Я Диас, это ты. Paolo. Павло. Angela. Анджела, да? Dias. Окей. Very good. C'è Alexia ragazzi. Una canzone cantata da Alexia. Ma non ci posso credere, dopo tutti questi anni qua Alexia parte. Pausa pranzo. Sì, si è fermato a mangiare, ci ha detto segno mangiare. Sono tutti qua i camion, in effetti, tutti fermi qua. Diciamo che viaggiare col camion è molto comodo perché vedi tutto dall'alto, però È più tranquillo. è molto piano. lento, diciamo. E anche ai pro e i contro. Lui è simpatico, capiamo poco, prova a parlarci anche un po' in russo, ma si capisce poco. Ma Alexia, io sono sconvolta. Alexia. Anni 90, è partita Alexia in Kirghizistan. Area di sosta camion, c'è chi sistema un po' di cose. Il ragazzo ha lavato tutti i fari dietro perché erano super impolverati.
chissà da dove sta arrivando. Mi sa che siamo vuoti perché comunque andiamo abbastanza veloce. La maggior parte dei camion parcheggiati qui sono cinesi e trasportano macchine. Tutto quello è pieno di macchine, quello accanto anche questo. Sono le famose macchine che abbiamo visto girare, quelle elettriche che abbiamo visto tantissimo in Kazakistan e che arrivano proprio da lì. Paolo intanto si sta mangiando le fave qua, fritte, salaticce. Io per ora ragazzi niente fave perché comunque dopo 3 giorni KO, adesso sto un po' meglio, diciamo che sono all'80%, quindi ancora sono in fase di recupero. Non fare gesti tu là dietro, però sta sicuramente meglio rispetto ai giorni passati, quindi stare fermi era proprio necessario, mi serviva tantissimo e oggi sono già più pronta a partire, a fare questa avventura che riparte subito inaspettatamente poi in autostop. Siamo finiti nella bettola dei camionisti ragazzi, bellissimo. Io mi mangio questo e un bel tè, Despacito. Ecco qua. Il nostro amico ormai si chiama Despacito perché si chiama Diaz, col nome un po' spagnoleggiante, soprannominato Despacito. Qua c'è un lavoro in corso di trasferimento del latte di cavalla dalla botte al cestone. Questo è l'esterno, la signora vende anche le uova oltre al latte di cavallo. Qua dietro c'è il famoso formaggino fatto a sasso che è qui ad asciugare al sole su queste reti, lo mettono, quello lì sotto, e qua invece all'aperto sul tavolo. Questi sono più grossi di quelli che abbiamo comprato noi, però l'odore è quello inconfondibile. Qua sotto scorre un fiume. Allora ragazzi, se dovete comprare un camion non vi consigliamo l'Ovo o Knutrut, esatto, perché ha diversi problemi con le marce, fa sempre fatica, tutte gratta, tutte, ed è abbastanza nuovo perché comunque all'interno è ancora tutto perfetto. C'è ancora la pellicola, però è dura cambiare marcia. E si riparte, ci si riarrampica e ripartiamo. Addirittura un remix delle Lollipop. Ora che ti sento Arrivati al bivio ragazzi, allora abbiamo scaricato tutti gli zaini, adesso salta giù anche Paolo e ci siamo. До свидания. Ciao. Ma le Lollipop? Ma stiamo scherzando? Ci abbiamo esportato. Ma no, non ci posso credere. Le Lollipop. Ma no, sono quelle che hanno vinto Operazione Trionfo. Cos'era? Operazione Trunfo. Era con quello, con Michel Operazione Bosé. Trunfo con Michel Bosé. Era quello, le Lollipop. Vabbè, assurdo comunque, assurdo. Che giri fanno ste canzoni, no? Cosa stiamo combinando ragazzi? Allora, siamo tornati in pratica a Kochkor, dove siamo stati 3 giorni fa. No, di più, qualche giorno fa, perché prendiamo una via alternativa per arrivare dall'altra parte del paese, verso ovest. Stiamo andando sempre più verso ovest e visto che a Narin eravamo in un posto un pochino troppo remoto, ecco, siamo tornati in pratica su una via un pochino più frequentata, non la più frequentata perché in realtà non andiamo alla capitale. Abbiamo deciso di saltare la capitale perché è un pochino fuori effettivamente dal percorso che vorremmo fare. E i giorni sono contati. E i giorni sono contati perché stanno passando i giorni, insomma. Eh sì, anche perché siamo stati quasi 3-4 giorni nella zona di Narin. Quindi tutto quel periodo lì ce lo siamo giocati lì. E quindi dobbiamo un po' recuperare e spostarci perché 30 giorni sono davvero pochi. Rispetto al Kazakistan, così, sì. In Kazakistan alla fine abbiamo fatto bene solo una piccola parte del paese perché il resto era steppa e desolato. Qui invece lo stiamo attraversando proprio tutto, vedendo anche diverse cose. Dai, e quindi ci vuole tempo. Abbiamo cambiato direzione, c'è un po' di traffico, però nessuno si ferma, no. Ho messo la freccia ma non è per noi. Ci proviamo, qua c'è un piccolo spiazzo dove si possono fermare tranquillamente in sicurezza le macchine e quindi proviamo. Primo passaggio, facciamo un pezzettino, non ho capito dove andiamo ma andiamo. Stiamo facendo rifornimento adesso in questa che non è una stazione di benzina, però non c'è assolutamente niente, ma il signore qua dietro ci sta facendo benzina con la tanica qua. Bellissima questa macchina, non avevo notato che fuori era color oro, una Passat oro
comoda, ma tutte queste macchine un po' vecchie devo dire che puzzano tutte un po' di benzina forte. Sì, mentre sei seduto ti inali. Ti entra un po' quella alitata benzinara che esatto. Prossimo passaggio, abbiamo fatto qualche chilometro. Qui c'è un'altra pensilina di un autobus che non si sa quale sia, perché tutte le volte che vediamo la pensilina non abbiamo mai visto un autobus. Il problema qui è che vanno un po' veloce e c'è già una macchina lì ferma, quindi neanche ci vedono. È un po' problematico, non ci vedono neanche, però ci sarebbe lo spazio per fermarsi, certo non per i camion perché sono già a bella velocità qua in questo tratto. Così all'improvviso dal nulla è arrivata una signora, ci ha dato delle fragole. Noi siamo qua seduti a pranzare, è arrivata, è scesa, 4 fragole e basta, se ne andava, sta andando. Si fermano un po' di macchine qua, tipo area di sosta, sembra così lungo la strada. Il fatto è che sono già tutti pieni, cioè scendono le persone persino dai bauli. Qua si sono fermati a bere tè, Coca-Cola, caffè e Paolo intanto è lì che aspetta e ci prova. Oggi è il giorno dei camion, è tornato addirittura indietro per noi. Allora! Ok. Vai tu che li passo, vai tu. Va, vado io. Il signore si è fermato e ci ha comprato addirittura il gelato, proprio quello del cammello. Che carino. Abbiamo fatto tutti insieme con Samir. Hello! Salam alaikum, Kyrgyzstan'dan. Italian Stuvandarga. E 4. Ok. Fantastico, ha detto che lui si è fermato e poi girano da un'altra parte. Invece noi andiamo dritti, quindi ci ha lasciato questo. Foglio. Dovrebbe esserci scritto facciamo autostop in pratica. Sì, ecco, potete portarci qualcosa di simile. È il cartello che dobbiamo mostrare a chi si ferma. Intanto siamo qua sotto il caprone, qui c'è questa statua del caprone e a questo punto anche questo è il posto forse migliore per fermarsi perché c'è un bel po' di spazio. Si ricomincia insomma. Questo signore, quello che ci ha parlato di meno, ma è stato il più carino, si è fermato a prenderci il gelato, cosa che ci ha subitissimo ricordato l'Iran, uno dei primi passaggi che abbiamo preso dove il signore si era fermato a prendere il gelato apposta per noi perché lui non aveva i denti, l'aveva comprato solo per noi. Mi è venuto subito in mente, la prima cosa a cui ho pensato. E adesso niente, loro sono 3 camion che stanno viaggiando tutti insieme, ma appunto non vanno dove andiamo noi, tra poco deviano e quindi ci ha lasciato qui. Però è troppo carino, veramente. Stiamo facendo tutto a pezzetti, oggi probabilmente adesso abbiamo trovato un altro pezzetto, i signori lì in fondo erano fermi qui un attimo, allora Paolo gli ha chiesto e ci portano un pochino più avanti. Ragazzi, perfetto. Oggi è la giornata dei regali. Sì, Ragmat. Sì, che carini, ci hanno dato un passaggino anche loro. Questi 2 giorni, ragazzi, sappiamo già saranno belli lunghi. Un po' perché tutti fanno dei pezzettini e vanno in direzioni diverse, ci sono tante diramazioni, quindi questo non aiuta molto, perché o becchi proprio quello che per tua fortuna va proprio in quel punto, se no devi fare pezzettino pezzettino e quindi ci metti più tempo. Poi abbiamo preso 2 camion che comunque sono più lenti e sono un bel po' di chilometri. Non è la via principale che collega 2 città grandi, quindi stiamo facendo un po' a zig-zag, diciamo, per arrivarci. Adesso vogliamo provare a fare ancora un pezzo, almeno fare la prossima deviazione anche, in modo da andare oltre quella deviazione, così domani abbiamo un po' meno strada da fare, perché anche domani è bella lunga. Quindi vediamo cosa succede. Adesso io sono qua, altra pensilina dell'autobus che non esiste, e Paolo è andato a vedere se c'è un negozio qua dietro per comprare magari qualcosa di fresco. Comunque sono le 3:40 di pomeriggio, quindi ci diamo ancora un paio d'ore, direi, e poi dove siamo, ci fermiamo, mettiamo giù la tenda. Altro passaggino. Oggi stiamo facendo lo spezzatino. Abbiamo preso un botto di passaggi, però li abbiamo presi, ci aveva messo un po'. Oggi devo dire che forse è una delle giornate più difficili da quando abbiamo cominciato questo viaggio in autostop. Un po' perché ci sono anche pochi mezzi pubblici, perché altrimenti li sfrutteremmo sinceramente. Solo che non ci sono, siamo in posti abbastanza remoti, abbiamo preso una strada particolare e quindi, anzi, ci siamo resi conto tardi che il prossimo pezzo sarà pure sterrato, cioè
autostop nello sterrato. Cioè Ancora proprio alziamo il livello. alziamo il livello, alziamo il livello. Cicca che ci ha dato come resto. Con l'anguria. Maronna. Una Big Bubble, no? Sì. Gino. Però stavolta sarà corto perché il Signore ci porta alla fine del paese. Ok. Francia! In Italia, Italia! Italia! Oh, yes! Italiano! Italiano, italiano! Italiani veri! Very. Rahmat! Mashallah, Rahman, Allah razı olsun. Alhamdulillah! Alhamdulillah, mashallah. Musulman? No, cristiano, cristiano. La ilaha illallah. Primo passaggio in Lada, ragazzi, finalmente, bellissimo. Ci siamo fermati un attimo perché il Signore non ho capito dove sta andando, sembra una moschea. Sembra proprio di sì. Sì, si è fermato un attimo alla moschea e torna. Quindi poi ripartiamo, andiamo verso solo l'incrocio. È una cosa molto veloce e corta. Stiamo facendo molto 5 simpatico. km alla volta. 5 km alla volta. Che bello. Grande il nostro amico. L'ha portato apposta fino all'incrocio. E ora si continua. Comincia. Non abbiamo ripreso nulla, ma abbiamo fatto un altro pezzettino, altri 10 km fatti. Siamo a 8 passaggi oggi. Davvero? Mamma mia. Milano. Milano. Altro camion, ragazzi, ci stanno salvando i camion oggi. Paesaggio tutto il giorno spettacolare. Adesso la strada però è sterrata. Questo è il pezzo più difficile perché è tutto sterrato. Ragazzi, a volte non mi sembra vero per quanto è bello sto paese. Cioè passi dalle montagne altissime con la neve ai canyon, ci sono i fiumi. Qui davanti, adesso in mezzo alla polvere perché non abbiamo una macchina davanti, ci sono tutte le rocce rosse. Spettacolo, ragazzi. Allora qua c'è tutta questa parete di roccia rossa, è praticamente drittissima, liscissima. Cattivissimo il fiume qui sotto, guardate come scorre velocissimo. In pratica si vede proprio come si è lavorato tutta la montagna. Ammazza com'è stretta qua. È venuta Ma giù. ci passiamo, sì. A filo proprio. Uno alla volta. Ammazza, questo è il vento che tira su un sacco di polvere. Mamma mia, siamo contro vento, contro sole, contro tutto, anche contro la strada che è terribile. Tempesta. Si vede più niente. E siamo arrivati, ragazzi. Allora, dovevamo arrivare molto prima in realtà, ci siamo fatti lasciare più avanti. No, non farlo. Mamma mia, altissimo. Salto. E tu chi sei? Ciao. Guarda là che cosa c'è. Mi sa che siamo stati graziati. Spero che non venga da noi quel grigio assurdo. Adesso cerchiamo un posto per dormire. Allora, appunto, diceva Angela, ci siamo fatti lasciare molto più avanti perché questi ragazzi andavano proprio oltre e quindi ne abbiamo approfittato. Essendo questa una strada molto secondaria e poco frequentata, abbiamo detto, già che ci siamo, abbiamo preso il passaggio, andiamo fin dove possiamo, perché poi domani in realtà deviamo, siamo vicini alla strada principale adesso, per fortuna. E detto questo, siamo in questo paesino che ha un nome che ricorda Susanna. Stufa. Ricorda Susanna. A legna, senti? Susamir. Siamo a Susamir. Odore di stufa di legna. Senti? Stufa di legna si dice? Stufa a legna. E adesso andiamo a vedere insomma dove possiamo accamparci. Abbiamo visto questo cartello Tourist Info e allora siamo entrati a chiedere e ci hanno detto che possiamo mettere la tenda proprio qui. Very good. Qui dietro abbiamo il bagno solito, quello col buco, ma in più da questa parte ci sono i cavalli qua, liberi, così. 2 cavalli, un cane là in fondo e tutte delle pecore là sotto nella stalla, tipo.
Abbiamo deciso di metterci qua dietro, tranquilli, l'erba è bella soffice, bella verde, siamo anche un po' riparati magari dal vento se ci mettiamo un po' più da questo lato, direi non è male. Adesso piantiamo la tenda e finisce questa giornata che è stata infinita. Ma cosa abbiamo fatto oggi? Siamo proprio andati oltre le aspettative e i programmi, quindi oggi è stato tutto, abbiamo seguito anche oggi Il flusso, quello che che succedeva. Gli accadimenti. Esatto. Siamo andati, ci siamo fatti Portare. Qui ragazzi stiamo preparando i noodles con il sugo oggi, una nuova ricetta invece della pasta. Nuove ricette, Gourmet. attenzione. Allora, sappannato tutto adesso. Stavamo anche pensando a quanti passaggi abbiamo preso oggi. Allora, prima il primo camionista, Despacito, lo chiamiamo così. Poi una coppia che ci ha portato per un pezzettino. Poi cosa è successo? Un altro camionista che è quello che ha fatto in versione U apposta Che per carino. portarci, carinissimo, che ci ha scritto anche il foglietto. Poi una coppia di signori che ci ha portato proprio un minuscolo pezzettino, un ragazzo che ci ha portato fino al centro dopo, il signore che si è fermato un attimo alla moschea, lui, 6? sono 6. Quello che Poi ci ha portato al ponte, esatto, 7, e poi questo camion, lui. 8 di cui 3 camion oggi, che devo dire sono quelli che ci hanno veramente svoltato perché ci hanno fatto fare i pezzi più lunghi di tutti, e soprattutto uno di loro addirittura è tornato indietro apposta, cioè ha girato il camion apposta per venirci a prendere, ci ha comprato il gelato, ci ha fatto tutto il disegnino per spiegarci che loro giravano e noi invece dovevamo andare dritto, cioè è stato proprio carinissimo all'ennesima potenza. Quindi oggi abbiamo fatto un po' il pieno sia di bellezza della natura che abbiamo visto, perché ci sono di quei paesaggi che ogni volta che gira la strada dici mamma mia è più bello di quello di prima, e poi perché abbiamo fatto il pieno invece di gentilezza proprio delle persone che oggi ci hanno accompagnato. Oh vabbè, ma cosa è uscito? Guarda qua che pasta. Cosa è uscito? Allora, c'è anche il tocco gourmet oggi perché abbiamo sbriciolato dentro uno di questi sassetti al formaggio, cioè di formaggio, che sono belli saporiti, quindi fanno un po' effetto, non so, caciotta. Ricotta salata? Non esageriamo. Con tanta immaginazione forse un po' sì. Ecco, però come rossa sempre questa pasta col concentrato di pomodoro allungato. Ragazzi, sono le 8:45 e questo è il cielo in questo momento. Pazzesco. Tanto ci sono gli animali qua dietro. Questo è il colore naturale. Mamma mia. Mamma mia ragazzi, le albicocche che ci hanno regalato oggi sembra di mangiare la marmellata. Dolcissime, sono dolcissime, una roba pazzesca. Capito lei? Stasera è bella pimpante, capito? Perché è stata tutto il giorno al posto d'onore sui camion. Quello lì del passeggero è Comodissimo. Io ammortizzato. invece là dietro tutto schiacciato, ogni buca, ogni cosa, tutto storto. È scomodissimo. Scomodissimo. Io sono morto oggi, non ce la faccio più. Vedo che sei KO adesso, Non sei ne posso sdraiato. più. Dio mio, sono Io stanchissimo. però ero convalescente, quindi mi meritavo il posto d'onore sul Te lo camion. meritavi, te lo meritavi. Ania. Dai, per oggi sì. Tra l'altro sono stata fortunata che si è fermato tutto il problema che ho avuto nei giorni scorsi, sennò sarebbe stato un disastro oggi, perché la maggior parte delle volte non c'era un bagno dove ci siamo fermati. L'unica volta che ci siamo fermati dopo che ci ha lasciato quel ragazzo che ci ha fatto il foglio, c'era un bagno, ma ragazzi, Paolo non si è neanche avvicinato. Io sono entrata per emergenza, ma devo dire che era il peggiore in assoluto mai visto. Addirittura? Sì. E che hai visto? Ma sei visto cose assurde? No. Anche in Iran. Ma questo Non era... vedevi quelle cose un po' particolari? Quello era un po'... Sì, siamo su quel genere, diciamo. Prova a dirlo senza... No, vabbè, allora, questo Dillo qua... senza dirlo. Dico com'era questo, lo Ok. descrivo. Questo qui non era di legno, ma era di cemento, quindi c'era il cemento con un buco in mezzo. Ah, Ok. ma che andava giù? Sì, uguale, cioè solito, piatto, senza come se legno. nella strada avessero fatto un buco in mezzo, ok? Ah, Con la porta. Però non c'erano cestini. sì. E come sai la carta non si butta lì dentro, no?
e tutte le cose, diciamo, igieniche femminili non si buttano lì dentro. Ah. E quindi secondo te dove erano? Dove? Per terra? Per terra. A caso? A caso, sparse. C'erano 2 bagni, li ho provati tutti e 2, uno era peggio dell'altro. Che schifo. Sì, anche i pannolini dei bambini, tutto lì era. Madonna. Sì, era proprio... Non volevo dirlo, ma l'ho fatto dire. Vabbè. Però è così, non c'era niente, poi non c'era l'acqua, quindi neanche non puoi fare niente, puoi lavarti le mani, non puoi fare niente. È così. Sì, era proprio male questo strong, molto molto strong. Infatti era isolato nel mezzo del niente, era fatto di muri questo, non era fatto, diciamo, la solito tabbiotto di legno, e forse è peggio perché il tabbiotto di legno area più. Ah beh, certo. Perché ci sono le fessurine. Questo così, insomma, è stata tosta oggi. Però per fortuna non ho dovuto usarlo troppo, ecco, diciamo così. Ci siamo andati a lavare i denti, ci siamo sistemati, abbiamo aperto i sacco a pelo, li abbiamo uniti, tirato fuori la nostra copertina con i cuori morbidosissima, come avere un bel peluche addosso. Ci siamo sdraiati e Paolo è crollato. Eccolo, si è spento all'improvviso, così. Sento. Ma cotto oggi, veramente cotto. Comunque siamo a maniche corte, ma fuori fa freschetto. Infatti io ho già preparato qua la felpina. Adesso me la abbraccio un po', mi sa che me la metto se fa troppo freddo. Metti sul golfino. Metto sul il felpino in questo caso. Anche se devo dire che dentro il sacco a pelo si crea un microclima caldo in cui si sta bene, non si sta affatto male. Comunque, prima di salutarvi, volevo parlarvi di una cosa, perché ci avete chiesto, no? Ma se ci chiedono dei soldi quando facciamo autostop, se nessuno ci ha mai chiesto dei soldi. Oggi abbiamo fatto tanti passaggi, no? Quindi è anche un modo per parlarne questo, perché si sono fermate diverse macchine che ci chiedevano in effetti dei soldi, ma il fatto non è che ti chiedono 1-2 euro, cioè il valore veramente del passaggio che ti danno, perché a volte sono 5-10 chilometri neanche, perché in quel caso li pagheremmo tranquillamente, come è già successo. Un ragazzo ci aveva chiesto 2 euro per fare, non so, una decina di chilometri, e li abbiamo pagati senza problemi. Il problema è che tante volte quando si fermano ti chiedono delle cifre esorbitanti, ti chiedono 50 euro, 100 euro, così. Dobbiamo andare lì, quante vedi che fanno la faccia, ci pensano un po' e poi sparano 1000, 2000, cose a caso, no? Senza, proprio, che non hanno nessun senso per il valore che ha qua un passaggio, no? E quindi in quel caso rifiutiamo, soprattutto quando la richiesta è veramente sproporzionata. Va bene ragazzi, detto questo, visto che sono rimasta da sola a parlare, perché qua proprio niente, è andato, vi saluto io. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella così non vi perdete tutti i video e tutte le novità che ci saranno. Qui vi lasciamo anche il link di Patreon che trovate anche nella descrizione del video, e noi ci vediamo alla prossima. Adesso faccio... Alla prossima. volevo fare io la vocina. Ciao.